Buongiorno, purtroppo è successo anche a noi, si è rotta la zanzariera. E se ci conoscete già sapete che non andremo sicuramente a comprare una nuova, andiamo a ripararla. Sì, però io oggi ho altro da fare. A differenza di tutte le altre volte, quando i lavori li abbiamo eseguiti in completa autonomia, questa volta non lo faremo. Ma non pensate che andremo in un'officina, anche perché io non ho neanche sentito che esista un'officina che fa questo tipo di lavoro. Ma che cosa si è rotto nella zanzariera? In realtà si è rotto soltanto il filo, quella cordicina che corre lungo la zanzariera, ma è proprio quella che si rompe sempre. E visto che è proprio quel filo che si rompe sempre, noi conosciamo una persona alla quale si è rotto di recente e che ha comprato il filo e ce l'ha in eccesso. In più sostiene che una volta che sai come si fa, la riparazione è quasi un gioco da ragazzi. A questo punto andiamo da Beppe. È molto probabile che voi vedrete questo video quando ci dimenticheremo tutti quanti del caldo estivo, ma in questo momento Beppe si trova nella Bassa Bresciana, praticamente all'inferno. E sembra che stiamo arrivando, ho già intravisto il Beppe. Buongiorno. Anche al micione, madonna. Fa caldo anche lui. Infatti. E questa è una zanzariera riparata. Perfetta. Un po' più molle, così scorre meglio. Meno tesa. Infatti. Cosa servirà? Un cacciavite? Cacciavite. E questo è quello che gli è avanzato da quando... 100 metri rispetto 12-13 che ne vanno. Poi abbiamo visto nuovo adesivo su Yolovan. Ora cerchiamo di essere produttivi perché vogliamo fare soltanto un video tecnico di come si fa, perché io avevo già annunciato che questo è un lavoro che praticamente non te lo fa nessuno, quindi dovete imparare come si fa se volete cambiare, cioè non cambiare la zanzariera ma soltanto in filo. Quindi si parte con smontaggio. Partiamo, dai. Ok, smontiamo intanto le viti Di inox, belle. Tolte le viti, questo dovrebbe uscire da solo, si sta già muovendo. Tanto Ovviamente è un po' più duro perché dopo un po' di anni si incolla. adesso togliamo quelle sopra. Ma guarda che vitina, che bella piccolina. Quella dove è arrivata? Fino alla luce. Dopo dovremo vedere anche il rivetto. Quello non viene via insieme alla tenda. Eccola, già tolte le prime viti è incominciato a scendere. Questa è un po' rognosa. Vedo. Oh, ma sta scendendo tutto. Bravo, tienila su. La tengo. Questa c'era un po' di colla dentro. 4 viti sopra e 3 viti sotto. Allora qua è libera. Vediamo se sfila. Sì. Alla fine dobbiamo smontare la plastica. Cacciavite a croce normale. In realtà basta allargare. Dobbiamo togliere la guarnizione. Eccola, uscita. Il problema è qua. Ah, perché uno tiene l'altro. Ma dobbiamo farcela in qualche modo. Li metto scenando insieme. Eccola. Eccoci qua. Perfetto. Adesso qua dovremmo uscire. Eccolo qua. Guarda che bel legno che è sotto. Resinato. Anzi, Sì. con la gomma liquida. Erano ancora i tempi quando Knaus Boxstar era Knaus Boxstar. Però isolante sotto zero, Sì. Ma per quello che abbiamo messo la moquette. Tiriamo via anche qua un po'. Ok. Così esce bene. Ed ecco la zanzariera a terra. Comunque è meglio farla in due. Ora togliamo questa vite qua, che in realtà dobbiamo smontarla ancora. Già sfilare dalla guida, dalle due guide. La parte superiore staccata. Prossima cosa da fare
e smollare i fili. Che basta allentare questa vitina, bisogna stare attenti a non perdere questi pezzettini piccoli. Prendo una forbice, eccoci, questo lo metto qui E teniamo tutte le viti qua. Semplicemente, e qua siamo liberi. Stessa cosa dall'altra parte, vediamo le estremità perché le hanno sciolte. Ok, così adesso è tutto libero. Allora, dobbiamo sfilare questo. Bisogna vedere com'è agganciato in realtà. Teoricamente questa già dovrebbe sfilarsi. Aspetta che ti do una mano. Alzala lì. Wow! Ok. Abbiamo sfilato la parte posteriore e ora anche anteriore. Non tirarlo lì tutto. Questo sfilalo, ma non lascialo lì, così vediamo poi dove entrano questi. La parte posteriore l'abbiamo sfilata completamente, mentre la parte anteriore sì, l'abbiamo sfilata, ma non abbiamo tolto tutti i fili, così almeno sapremo dove infilarli. Sia in basso che in alto, perché hanno delle uscite particolari. Beh, se non ricordo male dovrebbero essere 6 metri e mezzo, due fili da 6 metri e mezzo. Quindi andiamo subito a tagliare due pezzi da 7-8 metri per stare un po' più tranquilli. Andiamo qua a circa 85 metri. Perché tagliando i due pezzi è molto più facile lavorare. Beppe Tecnologico sa che il marmo è 1,40 m, quindi va a misurare 5 lunghezze che per arrivare a 7 metri. Vai. Ok, adesso andiamo a tagliare. Lasciamo un po' abbondante il cavo, per quello abbiamo fatto 7 metri. Così poi quando c'è da regolarlo poi si tagliano alla fine a misura. Ok, il cavo originale è praticamente diventato una piatina, non è più rotondo. A forza di scorrere e poi pian pianino si consuma. Poi dopo 8 anni apri chiudi. È quello che si è rotto. Quello che si è rotto, sì, che è uscito soltanto da alcuni buchini. E sai cos'è? Il mio era tutto attaccato. Ah, questi sono tutti separati? Due camper, due zanzariere diverse, ovviamente. Perché tu avevi un unico filo, cioè due fili che li tiravi. Qui sembra che di fili ce ne sono 4 e che ogni filo è separato. Questi sono tutti separati, mentre sulla mia erano collegati a 2 a 2. Ok, quindi questi sono separati, quindi probabilmente che due finiscono sopra, due finiscono sotto. Sì, comunque va bene lo stesso. Ora vi faccio vedere perché si è rotto il filo. Perché questi passafilo dopo un po' si consumano, praticamente è andato completamente. Ora a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna girare questa rondellina di 180 gradi o 90 gradi. Vedete qui questo spigolino qua è quello che diventa tagliente perché non è più arrotondato, no? E quindi si spezza il cavo. La ruotiamo di 180 e altri 4 anni dovrebbe andare bene. Prossima volta o si fa un giro di 90 gradi o si cambia direttamente la boccolina, così la chiamano. Questi sono consumati di meno, però ovviamente bisogna girarli tutti. Li giriamo tutti. Perché nonostante tutto questi fili qua sono molto robusti, però se va contro il ferro si taglia prima o poi. Ora bisogna individuare dove collegare i fili, perché Beppe è quello che in realtà si è inventato per non dover far passare il filo in ogni buchino esistente, che è una cosa che dura un po'. Praticamente lega il filo nuovo al filo vecchio e lo fa attraversare tutti i buchi. Magari lo legassi, perché se io faccio il nodo poi non passa dai buchini. Lo scaldo un po' con l'accendino e lo incolliamo. Ora sembra che siamo diventati un po' più pratici, oppure semplicemente perché non stavamo registrando, avevamo 4 mani libere. Però cerchiamo di farvi vedere quanto in realtà è semplice cambiare questo filo. Si riscalda e così rovente Beppe lo fa girare perché deve far diventare bello liscio. Una volta che il filo è stato collegato basta farlo scorrere. Quando entra vado. Vai.
così lo fa entrare in un millisecondo. Facciamo passare la molla, si taglia e poi basta portare indietro anche il fermo. Non è che mi piacciono tantissimo. Alla fine del filo c'è un fermo, che è praticamente un pezzettino di ferro piegato. Adesso praticamente bisogna farne altri 3, però magari dovremo tagliare il filo a metà, visto che, come abbiamo detto prima, lui aveva 2 fili, noi ne abbiamo 4. In realtà non proprio a metà, perché alcuni sono più lunghi e altri sono più corti. E la misura la prendiamo con il filo che abbiamo appena tolto, che poi era quello non spezzato. Poi chiaramente stiamo abbondanti. Visto che ci si mette un po' a far passare il filo, si potrebbe fare anche un lavoro preventivo. Dopo un po' di anni, ahimè quanti, è difficile dire, dipende dall'utilizzo, la sua si è rotta dopo 4 anni, mentre la nostra, che diciamo utilizziamo camper sicuramente meno di lui, si è rotta dopo 8 anni, anche se noi utilizziamo tantissimo la zanzariera. Quindi dopo un tot d'anni non sarebbe male smontare la zanzariera, girare le boccoline, verificando ovviamente lo stato, se sono da girare, e a questo punto probabilmente il filo non si spezza. Ora facciamo quello spezzato, prima facciamo questo pezzo qua e dopo lo facciamo passare all'interno della guida. Ora che abbiamo infilato il filo nuovo attraverso la zanzariera, lo portiamo nella guida e lo mettiamo al posto di quello vecchio, facendolo passare dall'occhiello. Qua dove si era spezzato praticamente. Sì, vabbè, si può anche passare. No, così sappiamo l'entrata dov'è, non va messo da sotto ma va messo da sotto. E qua siamo a posto. Quello superiore e quello inferiore sono stati fatti, ora rimangono questi 2 centrali. I 2 centrali non si sono spezzati, anzi, però già che ci siamo li andiamo a sostituire, sono abbastanza schiacciati, non è detto. Ma qui andiamo a velocizzare un attimino. Ora incominciamo a infilare la zanzariera dentro il montante, quello che scorre. Io lo prendo, tu incominci a tirarli, tiriamo e faccio tutto con una mano sola. Questo è uscito leggermente, ma fa niente. Per una volta che tu l'hai infilato la fettuccina, bisogna tenere questi 2 fili che vanno in alto, bisogna tenerli tirati un attimino, così vanno a appiattirsi tra il montante e la fettuccina. Ma come l'ho detto bene! Ma visto che stavo facendo troppa fatica e anche perché questo pezzettino nel smontare si è rotto, che dobbiamo incolare, Beppe ha pensato bene di togliere queste 2 vitine, togliere questa parte, infilare dentro la zanzariera e dopo rimetterla, così entrerà molto più facilmente. Il problema principale è che devono entrare tutti i 4 fili e questi 2, una volta che entrano, devono rigirarsi all'interno insieme alla zanzariera, cioè sotto la zanzariera. Praticamente non c'è abbastanza spazio, così si farà molta fatica in meno. Anche questi 2 li mettiamo dentro, sono quelli che della parte inferiore che vanno a finire su in cima, altri rimangono qua e ora tutto dovrebbe entrare molto più facilmente. Infatti sta entrando che è un piacere. Aspetta che teniamo questi fili. Importante tenere questi 2 fili su e qui che entrano tutti e 4. Vedete che qua entrano tutti e 4 fili insieme a questo punto. Ci si è rotto questo pezzo inferiore, questa guida fermacavi, che in realtà fa scorrere la zanzariera, e ora Beppe cercherà di ricostruirla. E nell'altro buchino che c'è dietro dovrebbe andare la molla. Ultima molla fatta, infilata anche questa.
È ora di rimettere la parte inferiore, quella che abbiamo staccata. Senza staccare questo pezzo sarebbe stato non impossibile, ma molto difficile. E come dice Beppe, tedeschi fanno le cose per bene, però non per ripararle, soltanto per sostituirle. Spero che non state pensando che pensavamo di poter tenere quel pezzo incollato con una colla semplice. No, quello serve soltanto per metterlo in posizione e poi si mette un po' di sica con 2 profili in alluminio, così lo tengono bene saldo per sempre, finché il taglio non ci separi. Sica messo con il ditino. Anch'io odio siliconare. Allora potevamo trovare tutto di... si entra dentro, non c'è, lo togliamo. Ora non resta che aspettare che si asciuga un po' e magari nel frattempo mangiare qualcosa. Ma visto che questo pezzo deve asciugare per bene, continueremo i lavori tra qualche ora. 6.5 hours later. Abbiamo aspettato così tanto che si asciuga che è arrivato il bue. Siamo venuti nel capannone per poterlo installare. Ora sembriamo la zanzariera a terra prima di alzarla. Assemblato tutto, non resta che prenderlo in 3, alzarlo e sperare. Si può fare anche in 2, ma in 3 meglio. Messa in posizione, la zanzariera va anche avvitata. E ormai siamo qui circa mezz'ora a cercare di evitare tutto. E alla fine, se non riesci a evitare, non devi utilizzare la forza, ma trapano. Finalmente. Basta, è andata. Potevamo farlo mezz'ora fa, siete cattivi. Quella vite si potrebbe anche svitare, sarebbe molto più semplice, ma visto che a lui la vite è caduta dentro nel buco, non si fida più a svitarla. Abbiamo fatto stesso il lavoro su, fatto passare i cavi e ora l'abbiamo aperta per la prima volta, ma ora bisogna registrarla, nel senso che bisogna tirare i cavi per... I fili, caro, i fili. I fili, così per trovare la tensione giusta, ma non bisogna mai stringere tantissimo come in quella originale, così scorre più facilmente, magari si anche consuma di meno. Beppe ha cambiato 3 camicie, almeno davanti a noi, cioè 3 magliette. Poi non so se ha fatto qualcosa nel frattempo. Ma dai, sono solo 33 gradi, cosa vuoi che sia? No, qua dentro sono 35, fuori sono 32 in realtà. Ma la zanzariera, come vedete, funziona! Quindi se avete bisogno di cambiare la zanzariera, non chiamate Beppe. Se volete ho il cavo, basta. Posso fornire quello gratis. A questo punto, visto che Beppe ci ha fatto la zanzariera, noi che non siamo disposti a pagargli, gli daremo una mano con il letto, che è un po' più difficile. E con questa notizia bomba vi salutiamo, ma non prima di invitarvi ad iscrivervi al canale, a lasciarci un Commento. e anche un bel mi piace, se non per noi, almeno per il Beppe. Grazie. Che sta tirando altri cavi, cioè fili. Ciao! Allora, se si per quello lunghi, no? Perché riesci tu a tirarlo e a farlo uscire, no? Quella farina lì. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need.